Rispondere a questa domanda è estremamente complicato. Credo per tutti coloro che lavorano nel mondo creativo. Le idee possono nascere da qualsiasi stimolo e in qualsiasi situazione. Eh, per risponderti faccio riferimento al mio ultimo film, che è quello più recente, quindi ho una memoria più fresca su questo lavoro. E sto parlando del Burattino e la balena. Questo film, questo cortometraggio animato, nasce dal desiderio di raccontare la storia di un personaggio che decide di non adeguarsi al sistema sociale, politico ed economico dominante. Premetto, questo cortometraggio nasce come idea, come desiderio di svilupparlo in un film d'animazione nel 2018-19. Eh, la situazione in questi anni, come tu sai, è ben peggiorata e quindi questo per dire che cosa? Che questo desiderio di realizzare questo film nasce da un malessere mio e credo non sia solo il mio, credo che sia condiviso. Un malessere che non è svanito in questi anni perché la situazione storica, politica che stiamo vivendo e anche sociale non sta migliorando, anzi. E in parte questo cambiamento ha portato anche delle modifiche alla narrazione del film. Tornando al film, è appunto un'opera che cerca di raccontare questo malessere attraverso la storia di un personaggio che si guarda intorno e decide di non adattarsi, di non adeguarsi a questo sistema. Quindi io ho iniziato con la ricerca di un personaggio, è stata una lunga ricerca, un personaggio che potesse essere adatto a questo tipo di narrazione, fin quando casualmente, parlando con Regina Pessoa e Abifegio durante un festival, a causa della mia cattiva comprensione dell'inglese e forse del mio inglese stesso, che è pessimo, Regina mi disse, ah beh ho capito, stai lavorando su Pinocchio. È stata un'illuminazione perché era il personaggio che cercavo in realtà. Pinocchio Collodiano si adatta perfettamente a questa storia, si adattava perfettamente a questa storia perché è un personaggio in legno, è un burattino, che fa un percorso, come nella storia collodiana, appunto, che lo porterà ad essere un bambino, in carne e ossa, un umano. Quindi chi meglio di Pinocchio può rappresentare questo? Inoltre Pinocchio è un personaggio istintivo, disobbediente, puro, ingenuo, vero, che diventerà bambino grazie ad un adattamento totale al sistema educativo. Quindi diventerà un bravo bambino, ubbidiente, servizievole, lavoratore, tutti quei connotati per i quali ciascuno di noi è un bravo cittadino, una brava persona. Non che Pinocchio volesse diventare una cattiva persona, ma vuole mh, uscire da questo schema mentale. Vuole prendere coscienza di sé e iniziare un percorso diverso, altro rispetto a quello comune. E quindi poi la storia che avevo pensato per questo mio personaggio, adattata a Pinocchio, funzionava perfettamente. Per cui non ho fatto altro che prendere questo burattino e raccontarlo all'interno di una struttura narrativa che mi ero già appuntato su vari sketchbook, nei quali ho semplicemente sostituito quegli abbozzi di personaggio con il viso e il corpo di Pinocchio. E quello che fa Pinocchio non vuole essere però un'istigazione alla fuga e a ciascuno si salvi da solo, assolutamente no, è una presa di coscienza nei confronti del mondo che lo circonda, e, dal quale decide di allontanarsi, ma è anche un invito, e la scena finale vorrebbe raccontare questo, proprio l'inquadratura finale in cui Pinocchio si gira verso il pubblico, verso di noi e ci guarda. Come dire, allora questa presa di coscienza la facciamo tutti. Come dire, io da solo non mi salvo, dobbiamo essere in tanti. E però intanto è un primo passo verso quella direzione.
la sequenza di Geppetto che si trasforma in Scala nasce da un disegno, potrei chiamarlo anche illustrazione, molto precedente al film, e potrei spingermi a dire che è un po' l'idea centrale, il fulcro intorno al quale ho costruito il film. Questo appunto figura di adulto, padre, figura di riferimento che si trasforma in Scala per mostrarsi come esempio da seguire. Questo padre Scala che appunto si rivolge metaforicamente al figlio dicendo, o al ragazzo, al bambino, al giovane, dicendo ecco, percorri la mia stessa strada, percorri la mia figura perché sarai come me e sarai uomo, più o meno, tradotto forse un po' troppo sinteticamente, però dentro lì c'era tutta l'idea che avevo intorno appunto al Pinocchio, non tanto al Pinocchio di Collodi quanto al Pinocchio eh, preumano che sta per diventare umano, quindi ha bisogno di punti di riferimento e di modelli, e il modello principale chiaramente è la figura dell'adulto, chi prima di lui ha fatto quel percorso, ma come nel film poi ho raccontato, questa figura non sarà poi così illuminante e illuminata, e forse non sarà il riferimento di Pinocchio, forse lo sarà in senso negativo. Questo è quello che ho cercato di raccontare attraverso quella breve sequenza, quella trasformazione. Questo appunto volersi mostrare come modello da seguire, verso il Pinocchio, verso il figlio, verso il giovane, verso colui che deve ancora intraprendere un percorso.